È notte fonda, circa 2 ore dopo mezzanotte. Tutta l'Europa medievale è immersa in un'oscurità impenetrabile e terrificante. In quei tempi lontani, la notte non era semplicemente un momento di riposo pacifico. Sembrava un luogo pericoloso e ostile, popolato da banditi, animali selvatici e, come si credeva sinceramente, demoni infidi. Ma nel cuore di questa oscurità impenetrabile, dietro le inespugnabili mura di pietra del monastero, risuona improvvisamente il suono costante e invitante di una campana. Questo suono interrompe senza pietà il sonno di coloro che hanno volontariamente rinunciato alla vanità del mondo. Inizia un nuovo giorno monastico. Ma perché queste persone si svegliano nell'ora più fredda e buia, quando persino gli uccelli non hanno ancora cantato? Cosa li spinge a compiere questo estenuante rituale ogni notte, senza mai mancare? E quale segreto si cela dietro le porte chiuse della chiesa del monastero in quest'ora buia? Per trovare le risposte a queste domande, dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel VI secolo d.C., nella turbolenta Italia, ancora scossa dal crollo dell'impero romano. Fu durante questo periodo turbolento che San Benedetto da Norcia scrisse la sua celebre regola, che divenne il vero fondamento di tutto il monachesimo occidentale per molti secoli a venire. Benedetto rivoluzionò l'organizzazione dell'esistenza umana. Suddivise le 24 ore del giorno in periodi rigorosamente definiti, in cui la preghiera, il lavoro fisico e la lettura dei libri sacri si susseguivano con la precisione di un meccanismo a orologeria. Ma perché un programma così rigido, quasi militare? Chi si celava veramente dietro questa decisione di subordinare la volontà umana a un unico ritmo? Benedetto comprese che l'ozio è il peggior nemico dell'anima, capace di distruggere anche il santo più saldo. E la prima, più severa prova per ogni monaco in questo ciclo del tempo era proprio l'ufficio di mezzanotte, o veglia. La cella è piena di aria gelida e umida, poiché i monasteri medievali erano praticamente privi di riscaldamento, fatta eccezione per le rare sale comuni. Il monaco dorme con i suoi abiti di tutti i giorni, una ruvida tunica di lana cinto da una corda, su un duro materasso di paglia, coperto solo da una coperta ruvida. E poi, nel sonno, sente questo ronzio. Deve scrollarsi di dosso all'istante i residui di sonno, alzarsi a piedi nudi sul pavimento di pietra gelida e uscire. In questo momento inizia la più difficile, invisibile al mondo, lotta interiore. Nella teologia medievale esisteva un concetto particolare e spaventoso: l'accidia. Non si tratta di semplice pigrizia, ma di una profonda disperazione spirituale, un'apatia paralizzante che sussurra all'individuo: stai al caldo, le tue preghiere non servono a niente, riposa ancora un po'. Come si può vincere questo insidioso sussurro nella propria testa? Per un monaco medievale, vincere il sonno era più di un semplice atto fisico. Fu una vera impresa spirituale, la prima battaglia della giornata, da vincere contro le forze del male. Chiunque soccombesse all'accidia era considerato un perdente in questa guerra invisibile. Ma la cosa più sorprendente attendeva i monaci quando uscirono dalle loro celle e si diressero verso la chiesa del monastero. A questo punto, tutto seguiva un ordine rigorosamente stabilito, senza lasciare spazio al caso. I monaci si trascinavano attraverso le gallerie buie e fredde del cortile, rannicchiati nei loro cappucci. Gli unici punti di riferimento nell'oscurità
erano le sporadiche luci fioche. Ma come veniva illuminata l'enorme chiesa del monastero in quelle ore buie? Contrariamente alle splendide immagini dei film moderni, dove centinaia di candele di cera inondano le maestose volte di una luce calda, la realtà era ben più austera e tetra. La cera d'api era incredibilmente costosa a quei tempi, riservata solo alle feste liturgiche più importanti. Pertanto, l'ufficio di mezzanotte feriale si teneva in una fitta penombra. La chiesa era illuminata solo da lampade assigue economiche e candele fatte con grasso di montone o di manzo fuso. Queste fumavano incessantemente, ricoprendo le pareti di una patina nera, emanando un odore forte e sgradevole e proiettando una debole luce giallastra e tremolante. In quella penombra tremolante, le figure dei monaci sembravano ombre animate che scivolavano lungo le colonne di pietra. E guai a chi si addormentava durante la lunga funzione. Un monaco appositamente incaricato, chiamato circatore, girava lentamente intorno al tempio buio con una fioca lanterna tra le mani. Se trovava un confratello addormentato, doveva posizionare silenziosamente la lanterna davanti al suo viso, affinché, svegliato dalla luce, continuasse la preghiera e riconoscesse la propria caduta. Nessuno, allora, sapeva a cosa avrebbe portato questa disciplina notturna, ma fu proprio in quei momenti che si forgiò una nuova cultura europea. I monaci si riunivano nel coro della chiesa, dividendosi in 2 gruppi, uno di fronte all'altro. Le loro voci, inizialmente rauche per il freddo e l'umidità della notte, si rafforzavano gradualmente e si fondevano in un unico maestoso canto gregoriano. Cantare i salmi nell'oscurità più totale, interrotta solo dallo scoppiettio delle lampade a olio, creava una sensazione di completo distacco dal mondo terreno. Era come trovarsi faccia a faccia con Dio, mentre il resto del mondo dormiva ancora in un sonno profondo e incosciente. Ma perché l'ufficio di mezzanotte era considerato il momento più importante della giornata? Gli storici sostengono che questa veglia notturna simboleggiasse la costante prontezza per la seconda venuta di Cristo. Secondo la credenza medievale, il Salvatore sarebbe tornato sulla terra proprio a mezzanotte, come lo sposo nella parabola biblica. Ogni notte i monaci vegliavano, pronti ad accoglierlo per primi, tenendo accese le loro lampade spirituali. Quale impatto ebbe questo rigoroso rituale notturno sullo sviluppo della società e delle strutture di governo europee? A prima vista sembra una pratica religiosa isolata, lontana dalla vita reale. Ma se guardiamo più a fondo, scopriamo cose sorprendenti. Fu la regola monastica di Benedetto da Norcia a insegnare agli europei la regolarità, la disciplina rigorosa e un profondo rispetto per il tempo. Prima di allora, il mondo antico viveva secondo i cicli naturali. Il sole sorgeva, il giorno iniziava. Il sole tramontava e il giorno finiva. I monaci, tuttavia, furono i primi a suddividere il tempo in segmenti assolutamente uguali, indipendentemente dalla stagione, dalle condizioni meteorologiche o dalla durata della luce diurna. Ciò creò un'urgente necessità di strumenti di misurazione del tempo precisi. Inizialmente si trattava di orologi ad acqua e poi, secoli dopo, fu proprio tra le mura dei monasteri che vennero inventati i primi orologi meccanici, progettati per svegliare i monaci per la preghiera notturna. Così la veglia notturna dei monaci medievali gettò solide basi per la futura era industriale, insegnando all'umanità a dare valore a ogni minuto e a disciplinare la propria vita
secondo un orario rigoroso. Il risveglio nell'oscurità segnò l'inizio di un lungo e arduo viaggio verso la luce della ragione e del progresso tecnologico che ha cambiato per sempre il volto della nostra civiltà. L'oscurità, apparentemente infinita, inizia lentamente a diradarsi. Nei corridoi di pietra dell'abbazia, dove fino a pochi istanti prima regnava un silenzio glaciale, si odono i primi suoni. Non si tratta semplicemente del fruscio delle vesti o dello scricchiolio dei sandali di legno sulle lastre di pietra. È l'inizio di un grande evento che si ripete giorno dopo giorno da secoli. Cosa spinge queste persone ad alzarsi dai loro letti quando il mondo esterno dorme ancora nel sonno dei morti? La risposta risiede nell'essenza stessa della loro esistenza, l'attesa dell'alba, che per un monaco non è solo il trascorrere del tempo, ma il simbolo della vittoria della vita sulla morte. Verso le 3 del mattino, quando l'oscurità della notte si fa più fitta e palpabile, inizia il mattutino. In questo momento, tutto intorno sembra immobile, ma la chiesa è già viva. I monaci prendono posto nel coro. I loro volti, illuminati solo dalle fiammelle tremolanti delle poche candele di cera, appaiono come maschere di ghiaccio, ma i loro occhi rivelano una concentrazione assoluta. Perché è stata scelta quest'ora per un rito così importante? Nella mistica cristiana medievale, la luce è sempre stata considerata un dono divino. Accogliere i primi raggi del sole con una preghiera significa riconoscere che la luce della ragione e della fede è più forte di qualsiasi oscurità, sia essa la penombra della notte o l'impurità del peccato. Ma come si svolgeva esattamente questo servizio? Nel X secolo, con le riforme dell'abbazia di Cluny, tutto cambiò radicalmente. Fino ad allora, le preghiere erano state semplici e brevi, ma i cluniaci decisero che le preghiere migliori, più sontuose e più lunghe, dovessero essere dedicate a Dio. Trasformarono le lodi mattutine in un vero e proprio spettacolo liturgico. Il numero dei salmi aumentò considerevolmente. Ora i monaci erano tenuti a cantare non 5 o 10, ma 24 salmi, accompagnandoli con complesse antifone e inni. Ma cosa si celava dietro questo desiderio di complessità? Gli abati cluniacensi avevano compreso che più lungo e solenne era il rituale, più potente era il suo impatto sulla mente, trasformando la gente comune in strumenti della volontà divina. In quel momento, tutto cominciò a trasformare il monastero in una sorta di città celeste in terra. Ogni parola, ogni gesto, ogni cenno del capo era rigorosamente regolamentato. I monaci, come abili attori, interpretavano le loro parti, creando un tessuto di incredibile bellezza. Le voci, fondendosi in un unico corale, riempivano le volte della chiesa, penetrando negli angoli più reconditi dell'anima. E poi, quando il canto raggiunge il suo culmine, è il momento delle lodi, i salmi di lode. Questo è il culmine delle lodi mattutine, il momento in cui il cielo comincia a rischiararsi. Ma la cosa più sorprendente doveva ancora accadere. Quando i primi raggi di sole filtrarono attraverso le strette finestre a lancetta, l'atmosfera nella chiesa cambiò. La luce che cadeva sull'altare proiettò un bagliore dorato su ogni cosa. Per i monaci del X e XI secolo, questo era più di un semplice fenomeno fisico. Credevano che il Signore stesso li stesse visitando in quell'ora, santificando le loro fatiche con la sua presenza. In nessuno allora
poteva immaginare a cosa avrebbe portato tutto ciò su scala europea. Dopotutto, fu proprio questa disciplina, questo ordine rigoroso e questo amore per la bellezza della liturgia a diventare il fondamento dello sviluppo della cultura, della musica e dell'architettura europea. L'influenza della riforma cluniacense si estese ben oltre le mura del monastero. I monasteri divennero centri di attrazione, richiamando pellegrini desiderosi di sperimentare questa armonia divina. I leader politici dell'epoca, re e duchi, cercavano il sostegno degli abati, la cui influenza cresceva di anno in anno, perché le autorità secolari avevano tanto bisogno di queste persone. Perché i monaci, trascorrendo le loro ore in preghiera e nella rigorosa osservanza della regola, possedevano qualcosa che mancava ai governanti: l'assoluta certezza del loro scopo e una chiara comprensione di come il mondo dovesse essere strutturato. Alle 5 del mattino, al termine delle lodi, il monastero è completamente sveglio. Ma non si tratta di un risveglio caotico, bensì di un meccanismo precisamente calibrato. Ogni monaco conosce il suo posto, il suo compito e la sua responsabilità. Le lodi e i mattutini divennero il fondamento su cui si basava l'intera vita della società medievale. Insegnavano alle persone ad apprezzare l'ordine, la disciplina e la bellezza, anche nei momenti più bui. Mentre il mondo al di fuori delle mura dell'abbazia si risvegliava appena, i monaci avevano già compiuto la loro più grande impresa spirituale. Salutavano la luce, glorificavano il Creatore e preparavano le loro anime per il giorno che li attendeva. Questo rituale, perfezionato nel corso di centinaia di anni, divenne il simbolo di uno spirito indomito. E oggi, contemplando le rovine delle antiche abbazie, possiamo solo immaginare la potente energia posseduta da queste persone, capaci di soggiogare il tempo e trasformare un'alba ordinaria in un grande mistero. Ma la storia non finisce qui, perché i monaci avevano ancora un'intera giornata davanti a sé, piena di lavoro, lettura e nuove preghiere, ogni istante intriso di un desiderio di eternità. I primi raggi del freddo sole mattutino penetrano timidamente attraverso le strette finestre a lancetta della chiesa del monastero. Sono quasi le 6 del mattino, un'ora in cui il mondo al di fuori delle mura monastiche comincia appena a distendersi pigramente e a scrollarsi di dosso i residui di un sonno profondo. Ma per gli abitanti dell'abbazia, questo momento segna l'inizio di una nuova fase, profondamente limpida e austera. Il suono misurato e chiaro della campana chiama tutti alla preghiera, conosciuta come prima o prima ora. Questa è più di una semplice funzione religiosa. È una soglia spirituale, oltre la quale i monaci si lasciano alle spalle la contemplazione notturna e si confrontano con le preoccupazioni dell'esistenza terrena. Ma in che modo esattamente questa quieta ora del mattino ha plasmato la vita di centinaia di persone per il resto della giornata? La prima è breve e concisa. Sembra preparare la mente umana alle fatiche che ci attendono, benedicendo ogni movimento, ogni parola e ogni sforzo del nuovo giorno. I monaci pregano che le loro mani non commettano alcun male oggi e che i loro pensieri rimangano puri. Ma non appena le note finali dei salmi si affievoliscono, il silenzio reverente della chiesa viene sostituito dal fruscio sordo di centinaia di passi. La comunità si dirige cerimoniosamente, a coppie, verso un luogo speciale, la sala capitolare. Questo è il cuore della vita amministrativa del monastero,
il suo cervello e la sua corte al tempo stesso. Questa spaziosa sala, con panche di pietra lungo le pareti, si chiama Sala Capitolare, perché ogni mattina qui inizia con la lettura di uno dei capitoli della regola di San Benedetto da Norcia, compilata nel VI secolo. Ma perché questo luogo in particolare suscitava timore reverenziale, misto a una lieve ansia tra i frati? Cosa si celava dietro le porte chiuse di questa sala, dove nessun laico era ammesso? A questo punto le cose non procedevano esattamente secondo il solito piano di solitudine spirituale. Prima che l'abate iniziasse ad assegnare le obbedienze, arrivava il momento più drammatico della mattinata, il cosiddetto capitolo della colpa. Chi è veramente pronto a confessare le proprie debolezze di fronte all'intera comunità? Al segnale dell'abate, ogni monaco che abbia commesso un'offesa alla regola deve recarsi al centro della sala, prostrarsi sulle fredde lastre e pentirsi pubblicamente. Arrivare in ritardo alla funzione serale, rompere una ciotola di terracotta in cucina, sussurrare accidentalmente nel corridoio o, peggio ancora, avere pensieri peccaminosi segreti. Tutto ciò viene portato davanti ai confratelli per essere giudicato. Inoltre, la regola incoraggia le accuse reciproche. Se un confratello nota un altro commettere un peccato, è obbligato a dichiararlo pubblicamente. Non c'è spazio per l'orgoglio. L'abate emette il suo verdetto, da una leggera penitenza in ginocchio a severe punizioni corporali o all'espulsione temporanea dalla comunità. Questa procedura non solo purificava l'anima, ma serviva anche come potente strumento per mantenere una disciplina ferrea. Quando l'equilibrio spirituale viene ristabilito, l'abate, padre e sovrano assoluto del monastero, prende una pergamena. Inizia la distribuzione delle obbedienze quotidiane. Come un comandante esperto, prima di una battaglia decisiva, l'abate valuta le capacità di ciascun confratello. Alcuni trascorreranno lunghe ore nel freddo silenzio dello scriptorium, scrivendo con cura lettere su preziose pergamene. Altri andranno nella cucina del monastero a cuocere il pane per l'intera comunità. Altri ancora affronteranno il duro lavoro nella fucina o nelle stalle. In questo momento nessuno ha il diritto di discutere o esprimere dissenso. L'obbedienza in un monastero medievale non è solo un dovere, è la via più breve per la salvezza. Ma la cosa più sorprendente attendeva i confratelli, perché era nella sala capitolare che si rivelava la complessa, a volte contraddittoria, struttura sociale del microcosmo monastico. All'epoca nessuno sapeva a cosa avrebbe portato questa rigida divisione, ma fu proprio questa divisione a determinare l'intero potere economico dell'abbazia. La comunità era chiaramente divisa in due gruppi, diseguali e molto diversi tra loro. Il primo gruppo era costituito dai coristi, o come venivano spesso chiamati, i monaci istruiti. Provenivano da famiglie nobili che portavano con sé una ricca dote al monastero. Sapevano leggere e scrivere in latino, comprendevano le sottigliezze della teologia e dedicavano la loro vita esclusivamente alla preghiera, al canto nel coro e al lavoro intellettuale. Le loro mani raramente sentivano i calli di un aratro o di una vanga. Ma come facevano allora i monasteri a coltivare migliaia di ettari di terra, allevare immense mandrie e costruire maestose cattedrali? È qui che entra in gioco un secondo gruppo, molto più numeroso, i conversi o fratelli laici. Ma perché era necessaria una tale distinzione? Nell'undicesimo e XII secolo, quando l'Europa stava vivendo un vero e proprio boom economico,
i monasteri iniziarono ad emergere come grandi proprietari terrieri. I cantori del coro non potevano fisicamente dedicare 8 ore al giorno alla preghiera e contemporaneamente lavorare la terra. Così nacquero i conversi. Si trattava per lo più di contadini analfabeti o banditi pentiti che cercavano salvezza e protezione sotto l'ala protettrice della Chiesa, ma non erano in grado di padroneggiare il latino complesso. Pronunciavano gli stessi voti: povertà, castità e obbedienza, ma le loro vite erano completamente diverse. I conversos indossavano abiti diversi, di solito semplici tonache di lana grezza marroni o grigie, in contrasto con le eleganti vesti nere o bianche del coro. Pregavano persino separatamente e frequentavano le funzioni religiose meno spesso, sostituendo i salmi complessi con semplici e ripetute preghiere del Padre Nostro. Nella sala capitolare stavano in piedi dietro il coro, in silenzio, in attesa di istruzioni. Sulle loro spalle ricadeva tutto il duro lavoro fisico. Erano costruttori, aratori, birrai, giardinieri e pastori. In quel momento una tensione invisibile ma palpabile aleggiava spesso nell'aria del capitolo. Da una parte c'erano intellettuali di alto lignaggio, dall'altra semplici lavoratori della terra. Ma paradossalmente era proprio questa divisione del lavoro che rendeva i monasteri medievali le macchine economiche più efficienti del loro tempo. Quale influenza ebbe questa routine monastica mattutina sullo sviluppo della società europea nel suo complesso? Colossale, in effetti. L'assegnazione dei compiti all'interno del capitolo e la chiara divisione del lavoro tra coristi e conversi gettarono le basi per il moderno sistema di governo e gestione. I monasteri furono i primi nella storia a creare un modello di grande impresa, in cui ogni dipendente era rigorosamente concentrato sul proprio compito, corrispondente alle proprie competenze e alla propria formazione. Inoltre, furono i conversi che, trasferendo metodi e tecniche agricole avanzate dai monasteri ai loro villaggi d'origine, divennero la forza trainante del progresso tecnologico nel Medioevo. Insegnarono all'Europa la rotazione triennale delle colture, perfezionarono i mulini ad acqua e trasformarono la produzione della birra in una vera e propria arte. Così, un'ordinaria ora del mattino, che iniziava con la silenziosa preghiera di prima sotto le volte di una chiesa buia, si trasformò in un potente impulso, mettendo in moto un vasto meccanismo economico. Il monastero si risvegliò non solo per pregare, ma per cambiare il mondo intorno a sé. E mentre i cantori del coro tornavano ai loro libri e i convertiti aggiogavano i buoi, il sole sorgeva sempre più alto, promettendo una lunga giornata piena di nuove scoperte e di lavoro instancabile. Ma si prospettava un tempo in cui lo spirituale e il terreno si sarebbero fusi in un unico ritmo, e l'ora successiva riservava ai frati nuove prove che non avevano ancora nemmeno immaginato. Il sole era sorto abbastanza in alto da permettere ai suoi raggi di penetrare le strette aperture nelle mura dello scriptorium del monastero. Qui, nel silenzio rotto solo dal fruscio delle penne d'oca sulla pergamena, ebbe inizio il più grande mistero della vita intellettuale medievale. Cosa si celava dietro quelle porte chiuse? Perché proprio qui, lontano dal trambusto delle città e dagli intrighi di palazzo, si forgiava il destino del pensiero umano? In questo momento, l'attenzione dei monaci è completamente concentrata su un sottile foglio di cuoio conciato. Lo scriptorium è più di una semplice bottega.
è una fortezza che custodisce la memoria dell'umanità. Il lavoro di uno scriba richiede una pazienza incredibile. Immaginate di trascorrere 10 ore al giorno, curvi, a scrivere lettera dopo lettera. Un errore poteva costare un'intera pagina e correggerlo sulla preziosa pergamena era quasi impossibile. Ma perché facevano tali sacrifici? La risposta è semplice. Credevano che ogni parola copiata fosse una vittoria sull'oblio, un atto di servizio che li avvicinava all'eternità. Ma chi insegnò loro quest'arte? La storia ci porta nell'Italia del VI secolo, dove visse l'eminente pensatore Cassiodoro. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, il mondo precipitò nel caos e l'antico patrimonio culturale rischiò di scomparire per sempre. Cassiodoro, consapevole della situazione catastrofica, fondò il monastero del Vivarium. Fece qualcosa di rivoluzionario. Trasformò il monastero in un vero e proprio centro di sapere. Ordinò ai monaci non solo di pregare, ma anche di raccogliere, studiare e copiare le opere degli antichi filosofi, matematici e poeti. Nessuno allora sapeva che proprio questo gesto avrebbe salvato un sapere che rischiava di andare perduto per sempre. Tuttavia, per l'Europa il meglio doveva ancora venire. Passarono i secoli e nell'VIII secolo la scrittura era diventata così complessa e diversificata che gli abitanti di regioni diverse riuscivano a malapena a comprendere la scrittura altrui. La disparità di sistemi di scrittura minacciava l'unità dell'impero di Carlo Magno. Ed è così che Alcuino di York entrò in scena. Questo brillante studioso, invitato dall'imperatore, propose una soluzione radicale: creare uno standard di scrittura unificato. Nacque così la minuscola carolingia. Era una forma di lettera elegante, chiara e incredibilmente leggibile. Grazie a questo standard, i libri divennero più accessibili e lo scambio di conoscenze tra i monasteri di tutta Europa accelerò a dismisura. Nello scriptorium il lavoro era suddiviso in 3 fasi. Lo scriba si occupava del testo principale. Il rubricatore evidenziava i titoli con inchiostro rosso e l'illustratore trasformava la pagina in un'opera d'arte, utilizzando oro e pigmenti preziosi. Vi siete mai chiesti quanto lavoro ci volesse per realizzare una singola lettera maiuscola? A volte occorrevano settimane per creare una sola miniatura. Il monaco illustratore, chino sul tavolo, sembrava entrare in trance, dimenticandosi del cibo e del riposo. Le sue dita, abituate al freddo delle pareti di pietra, diventavano incredibilmente sensibili mentre applicava le sottilissime linee di foglia d'oro. Ma la cosa più importante accadeva nelle menti di queste persone. Non si limitavano a copiare i testi, li comprendevano. Nel processo di lavorazione dei manoscritti, i monaci divennero custodi dell'antica logica, grammatica e retorica. È grazie alla loro disciplina e alla loro dedizione quasi fanatica che oggi possiamo leggere le opere di Cicerone o Virgilio. Essi crearono le fondamenta intellettuali su cui si sarebbe poi sviluppata tutta la civiltà europea. A quei tempi nessuno avrebbe potuto immaginare che il loro silenzioso lavoro nello scriptorium sarebbe diventato il prototipo della stampa moderna e della ricerca accademica. Stabilirono standard che sono ancora in uso oggi. Quando apriamo un libro oggi, vediamo una struttura ideata in quei secoli lontani, suddivisione in capitoli, indici, caratteri chiari. Tutto ciò è una diretta eredità di quei monaci che, nelle ore del mattino,
in silenzio e concentrazione, custodivano la luce della ragione nell'oscurità dell'Alto Medioevo. La giornata nel monastero prosegue e il sole si muove inesorabilmente verso lo zenit. Gli scribi depongono le penne, gli occhi stanchi, la schiena indolenzita da ore di lavoro. Ma l'opera non è ancora finita. Molte pagine restano ancora da scrivere, da preservare per le generazioni future. I monaci lo sanno. La loro vita è una staffetta in cui ogni partecipante ha il dovere di tramandare la saggezza del passato al futuro. E finché una candela arde nello scriptorium e la mano di un monaco traccia lettere, la storia umana rimane viva, pulsante e infinita. Ma cosa li attende quando suonerà la campana per il pranzo? Dopotutto, anche i più devoti custodi della saggezza hanno bisogno di riposo per recuperare le forze e affrontare nuove imprese. Il fruscio delle penne d'oca nel fresco silenzio dello scriptorium si interrompe improvvisamente. Un nuovo, chiaro e invitante rintocco di campana riecheggia tra le gallerie del monastero. L'orologio batte circa alle 9 del mattino. È l'ora in cui il sole ha finalmente riacquistato il suo posto dopo il freddo della notte e il dolce tepore mattutino si diffonde nel monastero. I monaci mettono da parte con cura i manoscritti incompiuti, chiudono i calamai e si alzano dai loro posti. È il momento della terza ura, una preghiera conosciuta nella tradizione cristiana come terzia. Ma perché quest'ora era considerata così speciale dai nostri antenati? Cosa si celava dietro questo breve ma incredibilmente importante rito? Il punto è che per le persone del Medioevo ogni ora del giorno era intrisa di un profondo significato mistico. La terza ora è più di un semplice segno su una meridiana. Secondo le sacre scritture, fu a quest'ora, le 9 del mattino, che lo Spirito Santo discese sugli apostoli sotto forma di lingue di fuoco. Per i monaci, la terzia divenne un momento di rinnovamento spirituale, in cui chiedevano l'aiuto divino per l'intera giornata a venire. La funzione si svolge rapidamente, in un impeto unitario. Brevi salmi, sospiri sommessi, una preghiera condivisa, e poi i confratelli escono dalla chiesa in penombra. Ma non bisogna pensare che dopo questo torneranno alle loro attività abituali. La prova più intrigante e severa della giornata li attende. Dove è diretta questa silenziosa processione? I fratelli entrarono in una stanza speciale che si poteva a buon diritto definire il cuore della disciplina e del governo monastico. Era la sala capitolare. Ma perché questo luogo suscitava un leggero timore e a volte persino una vera e propria paura nei giovani novizi? Cosa accadeva dietro quelle imponenti porte di quercia interdette a qualsiasi laico? La sala capitolare si trovava solitamente nella parte orientale del cortile del monastero, accanto alla chiesa, in modo che i monaci potessero recarsi lì subito dopo la terzia. Era una stanza spaziosa e maestosa, con splendide volte e panche di pietra o di legno disposte lungo le pareti. Al centro, su una piattaforma rialzata, si ergeva la cattedra dell'abate, il legittimo capo e padre della comunità. Il nome stesso, capitolo, deriva dal latino e significa capo. E non è un caso. Ogni mattina, infatti, la giornata iniziava con uno dei monaci alfabetizzati che leggeva ad alta voce e chiaramente un capitolo della regola di San Benedetto.
Questo documento, risalente al VI secolo, era una vera e propria costituzione della vita monastica. Definiva ogni cosa, dalla quantità di pane che un monaco doveva ricevere a cena, alle regole per ricevere gli ospiti e alle punizioni per chi si mostrava negligente. Ma la lettura della regola era solo un preludio all'evento principale. Non appena la voce del lettore si spense, un silenzio teso e risonante calò nella sala. Giunse un momento che fece battere più forte il cuore di molti presenti. L'abate si alzò dal suo posto e guidò l'assemblea, recitando la formula tradizionale che invitava i confratelli a parlare. Iniziò così il capitolo, un'istituzione medievale unica nel suo genere, fatta di pubblica confessione dei peccati e di reciproca accusa. Immaginate questa scena. Un monaco si fa avanti al centro della sala, sulle fredde lastre di pietra. Si inginocchia e inizia a parlare davanti all'intera congregazione. Ma cosa dice esattamente? Sono colpevole, risuona attraverso la volta del soffitto. Il monaco si pente di essersi addormentato durante la messa di mezzanotte, di aver rotto una brocca di terracotta in cucina, di essersi mostrato orgoglioso durante una discussione con un confratello, o di aver nutrito pensieri impuri durante la preghiera. Non si tratta della confessione segreta e personale con un sacerdote, a cui siamo abituati. È una pubblica esposizione della propria anima davanti a decine di persone con cui si vive fianco a fianco giorno dopo giorno. Ma la cosa più sorprendente doveva ancora venire. Cosa succedeva se il colpevole rimaneva in silenzio sulle proprie malefatte? Entrava in vigore la legge della denuncia fraterna. Ogni monaco presente aveva il diritto e persino il dovere di alzarsi e dichiarare il peccato del fratello. Accuso fratel Giovanni di aver parlato in segreto durante il grande silenzio, poteva dire uno dei fratelli. E in quel momento le cose si sarebbero messe molto male per chiunque avesse tentato di nascondere la propria colpa con menzogne o silenzio. Giustificarsi o discutere nella sala capitolare era severamente proibito. L'accusato non poteva far altro che chinare umilmente il capo e attendere il verdetto dell'abate. Chi decideva effettivamente le punizioni all'interno di queste mura? L'abate deteneva il potere assoluto, ma agiva sempre nel rispetto delle rigide regole della regola. Le punizioni dipendevano dalla gravità dell'infrazione. Per trasgressioni minori, come il ritardo o la negligenza sul lavoro, un monaco poteva ricevere una penitenza lieve, un ulteriore digiuno, l'obbligo di mangiare separatamente dagli altri o un certo numero di prostrazioni. Ma per le infrazioni gravi, furto, menzogna, complotto contro la gerarchia monastica o violazione del voto di castità, la punizione era ben più severa. In questi casi, il colpevole veniva sottoposto a pubblica fustigazione, proprio lì, nella sala capitolare, davanti ai confratelli in silenzio. Se l'offesa minacciava l'esistenza stessa della comunità, il monaco poteva essere scomunicato e completamente isolato. Veniva rinchiuso nelle prigioni del monastero e agli altri confratelli era proibito persino guardarlo, figuriamoci parlargli. Si trattava di una terribile prova psicologica per una persona di quell'epoca che si ritrovava completamente privata di ogni contatto umano. Tuttavia, la sala capitolare non era solo un luogo di paura e punizione. Man mano che i procedimenti giudiziari volgevano al termine, l'atmosfera nella stanza cambiava. Iniziavano le discussioni sugli affari amministrativi interni del monastero.
Ed è qui che ci imbattiamo in un sorprendente paradosso della società medievale. In un'epoca in cui regnava il feudalesimo assoluto al di fuori delle mura del monastero e il destino di migliaia di persone era deciso dalla volontà di un singolo re o barone, all'interno delle mura monastiche stavano germogliando i primi semi di una vera democrazia e di un'efficace gestione. Come venivano prese le decisioni in questa comunità chiusa? L'abate, nonostante il suo enorme potere, non poteva governare da solo su tutte le questioni. La regola di San Benedetto stabiliva chiaramente che, nel decidere su questioni importanti, come la vendita di terreni monastici, l'ammissione di nuovi membri alla comunità o la costruzione di nuovi edifici, l'abate era tenuto a convocare l'intero capitolo e ad ascoltare le opinioni di tutti, anche del monaco più giovane. Spesso è al più giovane che Dio rivela il meglio, affermava l'antica regola. Nella sala capitolare infuriavano accesi dibattiti. I monaci discutevano su quanto grano immagazzinare per l'inverno, se acquistare il mulino vicino e come distribuire le responsabilità per la cura dei malati nell'infermeria. Qui si tenevano anche le elezioni per l'abate e altri funzionari, il priore, il cantiniere e il tesoriere. Il voto era spesso segreto, tramite fagioli bianchi e neri o sassolini. Era un complesso sistema di controlli ed equilibri, affinato nel corso dei secoli. All'epoca nessuno sapeva a cosa avrebbe portato tutto ciò in futuro, ma furono proprio questi incontri mattutini quotidiani nella sala capitolare a gettare solide basi per lo sviluppo dei sistemi giuridici e di governo europei. I monasteri crearono un modello unico di governo corporativo, in cui il potere era responsabile di fronte alla legge, in questo caso allo statuto, e le decisioni venivano prese collettivamente, con verbali scritti obbligatori. Molti elementi del moderno controllo parlamentare, dei procedimenti giudiziari e persino del diritto elettorale hanno avuto origine proprio qui, sotto le volte dei capitoli monastici. Mentre il sole raggiungeva il suo zenit, la riunione del capitolo volgeva al termine. L'abate pronunciò le parole di benedizione e i monaci, purificate le loro anime con il pentimento e risolte tutte le questioni terrene, si dispersero per dedicarsi alle rispettive obbedienze. Una lunga giornata, piena di lavoro fisico e rinnovata preghiera, li attendeva. Ma quest'ora di giudizio spirituale e di governo condiviso conferiva loro un senso di unità e ordine, senza il quale la sopravvivenza nel duro mondo medievale sarebbe stata semplicemente impossibile. Ma come affrontava questo rigido ordine le sfide della vita quotidiana, quando arrivavano il caldo di mezzogiorno e le prove fisiche? L'ora successiva della giornata monastica racconterà la storia. Il sole è allo zenit e inonda i cortili del monastero di una luce abbagliante. Dopo le preghiere del mattino e le riunioni amministrative, arriva il momento in cui le vesti monastiche vengono sostituite da rozzi grembiuli da lavoro. Per gli abitanti dell'abbazia, il lavoro fisico è più di un semplice mezzo di sostentamento. È ora et labora, che si traduce con prega e lavora. Ma perché questo principio divenne la forza trainante del progresso in tutta l'Europa del XII secolo? Tutto ebbe inizio con l'ambizioso movimento cistercense. Cosa li spingeva a ritirarsi nelle terre più remote, paludose e inospitali? La risposta è semplice. Cercavano la solitudine, ma inconsapevolmente divennero i più grandi ingegneri del loro tempo. Sotto la guida di San Bernardo di Chiaravalle, l'ordine trasformò terre desolate in fiorenti oasi. I monaci non si limitarono a coltivare il terreno,
ma rimodellarono il paesaggio. Bonificarono paludi, scavarono canali e costruirono dighe per sfruttare la potenza dell'acqua al servizio dell'umanità. A questo punto la situazione precipitò per i signori feudali locali, che si erano abituati a considerare quelle terre come semplici paludi invalicabili. I monaci iniziarono a costruire mulini che facevano molto più che macinare il grano. L'ingegneria idraulica dei cistercensi è sbalorditiva. Sfruttavano la forza dell'acqua in caduta per azionare mantici e martelli. Fu una vera e propria rivoluzione industriale del XIII secolo, avviata da coloro che avevano fatto voto di silenzio. Ma la cosa più sorprendente doveva ancora venire, quando queste tecnologie iniziarono a diffondersi rapidamente in tutto il continente. Nessuno allora sapeva a cosa avrebbe portato tutto ciò, ma i vigneti del monastero divennero un punto di riferimento per l'agronomia. I monaci studiarono la composizione del suolo, la selezione delle varietà e i metodi di fertilizzazione con una cura meticolosa, quasi come se stessero scrivendo testi sacri. Introdussero il sistema triennale, che aumentò significativamente i raccolti e salvò migliaia di persone dalla fame. Ogni azione nei campi era permeata di disciplina e preghiera. Per loro, arare la terra era un'estensione della liturgia e prendersi cura del bestiame era un atto di misericordia verso il creato di Dio. Chi si celava veramente dietro la decisione di trasformare il monastero in un centro di produzione ad alta tecnologia? Non fu solo Bernardo di Chiaravalle, ma anche migliaia di conversos anonimi, le cui mani trasformarono pietra e acqua in ricchezza. Costruirono ponti, pavimentarono strade e fondarono officine metallurgiche che rifornirono di ferro intere regioni. Il loro contributo allo sviluppo del recupero di terre e dell'attività mineraria divenne il fondamento su cui in seguito sorsero i potenti stati europei. Durante tutto questo periodo, il monastero rimase più di una semplice comunità religiosa, trasformandosi in una complessa entità economica. Qui operavano le prime fabbriche della storia medievale, dove ogni processo veniva ottimizzato alla perfezione. I monaci tenevano registri rigorosi, pianificavano le spese e introducevano innovazioni che oggi definiremmo tecnologia all'avanguardia. Dimostrarono che, anche in condizioni di severo ascetismo, la mente umana è capace di dominare gli elementi e di piegare la natura al bene comune. Ma soprattutto, questa fatica non indurì i loro cuori. Al contrario, insegnò loro l'umiltà di fronte a una terra vasta e selvaggia. Al calar del sole, i monaci tornavano alle mura del tempio, lasciandosi alle spalle macchinari perfettamente funzionanti e campi coltivati. Sapevano che il loro lavoro non era la fine del cammino, ma solo una preparazione per l'eternità. Questa titanica impresa cambiò per sempre il volto dell'Europa, trasformando foreste selvagge in terre coltivate adatte alle generazioni future. La storia della trasformazione della terra operata dai cistercensi è la storia di come una fede profonda possa diventare un potente strumento di creazione. La sera volgeva al termine, concludendo quella giornata ricca di eventi, ma i frutti del loro lavoro rimanevano, a ricordarci che l'uomo, collaborando con Dio, è capace di realizzare l'impossibile. E mentre gli ultimi raggi del sole illuminavano le spighe dorate di grano nei campi del monastero, tutto divenne chiaro. La civiltà non è stata costruita solo con la spada, ma anche con l'aratro, guidato dalla preghiera. Il sole
aveva raggiunto il suo punto più alto, inondando il cortile del monastero di una luce accecante, quasi bianca. A quest'ora, quando la natura si congela sotto il caldo torrido e le ombre si allungano e si infittiscono, il rintocco misurato e profondo della campana risuona all'interno dell'abbazia. È la sesta ora, o la preghiera di sesto. Cosa si cela dietro questa breve pausa nel lavoro estenuante? Per un monaco medievale non era solo una pausa, ma un'ancora spirituale che permetteva alla mente di rimanere nella costante presenza di Dio, anche quando il corpo reclamava riposo. I confratelli, lasciando gli attrezzi nei campi e nelle officine, si affrettano verso la chiesa. In questi momenti tutto il resto svanisce. La preghiera di sesto, recitata a mezzogiorno, simboleggia la crocifissione di Cristo e per i monaci è un momento di profonda compassione. Ma non appena le ultime parole dei salmi si dissolvono sotto le volte, arriva il momento che molti attendono con malcelata trepidazione: l'ora del pasto. In questo istante, tutta l'attenzione si sposta sul refettorio, il cuore della comunità monastica, dove il nutrimento fisico diventa un atto di disciplina spirituale. Entrando nell'ampia sala, i monaci si muovono in assoluto silenzio. Regna un silenzio assoluto, interrotto solo dal fruscio dei passi sulle lastre di pietra. Ma come comunicano quando parlare è severamente proibito? La risposta risiede in un sistema di gesti complesso e straordinariamente espressivo. Per chiedere pane, acqua o sale, un monaco usa precisi movimenti delle mani, comprensibili a tutti i membri della comunità. Era una sorta di linguaggio segreto che permetteva loro di mantenere il silenzio pur rimanendo in contatto gli uni con gli altri. Chi si celava dietro questa rigida regola? San Benedetto da Norcia, la cui regola del VI secolo pose le basi di questa disciplina, lo aveva compreso perfettamente. La loquacità è nemica della contemplazione. Mentre i monaci siedono a lunghe tavole di legno, un lettore si presenta a un pulpito speciale. Mentre consumano cibi semplici, le loro orecchie vengono riempite dalle parole delle sacre scritture o dalle vite dei santi. Questa lettura è parte integrante del pasto, destinata a nutrire non solo il corpo, ma anche lo spirito. Ma cosa trovavano esattamente sulla tavola in quei tempi remoti? La dieta di un monaco era estremamente modesta: pane, verdure, legumi e talvolta pesce o uova. La carne di animali a 4 zampe era generalmente proibita, salvo in caso di gravi malattie. Tutta questa ricchezza, o meglio, questo magro sostentamento, era sotto la costante supervisione del cantiniere. Il cantiniere era molto più di un semplice custode. Era una figura chiave nella gestione dell'economia del monastero. Era lui che teneva traccia delle riserve di grano, controllava lo stato dei granai e delle cantine, pianificava gli acquisti e distribuiva le provviste alimentari per tutto l'anno. La sopravvivenza dell'intero monastero durante gli anni di carestia dipendeva dalla sua saggezza e parsimonia. Se il cantiniere avesse gestito la situazione con negligenza, il monastero si sarebbe potuto trovare sull'orlo della carestia, il che, in epoca medievale, avrebbe significato una catastrofe inevitabile. Ma la cosa più sorprendente doveva ancora venire. L'abilità del cantiniere nella gestione delle risorse trasformò il monastero in un potente centro economico, capace di sostenere non solo se stesso, ma anche le migliaia di pellegrini bisognosi e i poveri che bussavano alle sue porte.
Il pasto si conclude con la stessa quiete con cui è iniziato. Nessuno si sofferma a tavola più del necessario. Dopo una breve preghiera di ringraziamento, i monaci lasciano il refettorio, tornando ai loro doveri. I loro movimenti sono misurati quanto i loro canti. Allora nessuno sapeva a cosa avrebbe portato a lungo termine questa rigida disciplina, ma oggi lo comprendiamo. Fu proprio quest'ordine, questo silenzioso ristoro e la lettura quotidiana in refettorio a plasmare una cultura unica di autocontrollo. L'influenza di questo sistema si estese ben oltre le mura del monastero. I principi monastici di gestione delle scorte, applicati dai cantinieri, divennero il prototipo per i futuri modelli amministrativi ed economici in Europa. La capacità di pianificare, conservare le risorse e subordinare i desideri personali al bene comune. Tutto ciò era radicato qui, nel silenzio del pranzo. Mentre il sole comincia a tramontare e i monaci tornano al lavoro, diventa chiaro. La loro vita non era una fuga dal mondo, ma la meticolosa costruzione delle fondamenta su cui sarebbe poi sorta tutta la civiltà occidentale. E mentre l'ultima candela si spegne nel refettorio, la storia continua, preparando i frati alle ore della sera, quando il giorno, iniziato nell'oscurità, deve concludersi nella pace e nella tranquillità. Il sole raggiunge lentamente il suo punto più alto e, tra le mura del monastero, arriva un momento che i monaci stessi chiamano il riposo di mezzogiorno. L'orologio segna circa le 13. Il mondo fuori dal monastero continua il suo trambusto, ma qui, nel cuore dell'abbazia medievale, tutto si ferma. Cosa si cela dietro questo breve ma sacro momento di silenzio? Perché, proprio nel culmine della giornata, quando si penserebbe che le proprie energie dovrebbero essere indirizzate verso la creazione attiva, la regola prescrive la cessazione completa di ogni attività? Per i monaci medievali, mezzogiorno era un momento speciale, quasi mistico. In quell'istante le ombre scompaiono e la luce diventa così intensa da sembrare che il cielo stesso scenda sulla terra. È a quest'ora che giunge il momento della Lectio Divina, una lettura sacra e lenta che si trasforma in una profonda meditazione interiore. I monaci si ritirano nelle loro celle o si dirigono verso il chiostro, una galleria coperta che circonda il cortile. Questo cortile, con il suo giardino curato e la fontana centrale, era molto più di un semplice elemento architettonico. Per ogni monaco era un riflesso terreno della Gerusalemme celeste, un luogo dove il tempo si ferma e l'anima incontra l'eternità. Ma cosa accadeva esattamente durante questa lettura? La Lectio Divina è più di un semplice studio di un testo. È un processo in 4 fasi che inizia con la Lectio, la lettura vera e propria, quando il monaco legge lentamente, quasi assaporando ogni parola, le sacre scritture. Segue la meditazio, la riflessione, in cui ciò che viene letto penetra nelle profondità della coscienza, diventando parte dell'esperienza personale. A questa segue l'orazio, la preghiera, che nasce da ciò che è stato letto. E infine la contemplatio, la contemplazione, uno stato di pace in cui si dimora semplicemente nella presenza di Dio. In quel momento tutto il resto, lotte politiche, carestie, cattivi raccolti o minacce di nemici esterni, svanisce sullo sfondo.
Il monaco rimane solo con il suo creatore. Chi ha introdotto questa pratica nella vita quotidiana? La tradizione risale all'antichità, ai padri del deserto, ma fu San Benedetto da Norcia che nel VI secolo la stabilì come parte integrante e imprescindibile della routine monastica. Egli comprese che senza questo nutrimento intellettuale e spirituale, il lavoro fisico sarebbe diventato un'inutile fatica. Nessuno allora sapeva che questa abitudine alla lettura attenta sarebbe diventata il fondamento di tutta la cultura europea futura. Fu durante queste tranquille ore di mezzogiorno che si formò il pensiero critico che secoli dopo avrebbe portato alla nascita delle università e al Rinascimento. In quel momento, tutto intorno sembrò congelato nell'eternità. Il monaco, seduto su una panca di pietra nel chiostro, con un libro in grembo, era come un guardiano, a protezione dell'essenza stessa dello spirito umano. La sua lettura era lenta, riflessiva, priva di fretta. Leggeva una pagina, la rileggeva, lasciando che le parole crescessero nel suo cuore. Era un atto di resistenza al caos del mondo esterno. In un'epoca in cui la vita era piena di pericoli e incertezze, la capacità di immergersi nel silenzio e trovarvi risposte a domande eterne era la più alta manifestazione di saggezza. Ma la cosa più sorprendente doveva ancora venire. Dopo aver completato la Lectio Divina, i monaci si sentivano rinnovati. Questo riposo di mezzogiorno dava loro la forza di tornare ai loro doveri, con pensieri nuovi e uno sguardo lucido. Uscivano dal chiostro non semplicemente riposati, ma arricchiti dalla saggezza accumulata in migliaia di anni. Questa era la silenziosa forza che permetteva ai monasteri di rimanere centri di stabilità in mezzo al mare tempestoso dei processi politici medievali. Mentre re e duchi combattevano le loro guerre senza fine, i monaci, nelle loro celle, continuavano a costruire lentamente, parola dopo parola, l'edificio della civiltà europea. Allora, nessuno sapeva a cosa avrebbe portato tutto ciò, ma oggi lo comprendiamo. Fu proprio questo rituale quotidiano di lettura e riflessione a rendere possibile la conservazione dell'antico patrimonio. I monaci che leggevano le opere di Cicerone o di Agostino a mezzogiorno non si limitavano a salvare i libri dall'oblio, ne assimilavano le idee, le rielaboravano e le trasformavano nel fondamento di una nuova etica. Le loro riflessioni individuali, nel silenzio del chiostro, divennero il collante invisibile che teneva unita la società. Mentre il sole inizia il suo lento declino verso ovest e le ombre nel chiostro si allungano di nuovo a ricordarci la fugacità del tempo terreno, i monaci concludono la loro lettura. Chiudono i loro pesanti volumi, li ripongono con cura sugli scaffali e tornano al loro lavoro. Ma nei loro occhi rimane la stessa luce che hanno trovato nel silenzio. Questa luce non è semplicemente un riflesso del sole, è la luce della ragione e della fede che porteranno con sé per tutto il resto della giornata. E mentre questa sacra pace regna nel monastero, la storia umana continua il suo corso lento ma fiducioso, attingendo alla saggezza acquisita nel silenzio di mezzogiorno. Li attendevano le preghiere serali, ma questa è tutta un'altra storia, piena di misteri e scoperte ancora da fare. Il sole, superato lo zenit, inizia la sua lenta discesa verso ovest,
Ma in una parte del monastero la vita non si ferma mai. Qui, lontano dalle botteghe animate e dallo scriptorium, regna un'atmosfera particolare, permeata dagli aromi di erbe essiccate e tinture amare. Entriamo nell'infermeria, un luogo dove la medicina medievale incontra la compassione. Cosa si celava dietro queste porte, accessibili solo a pochi frati? In un'epoca in cui ogni graffio poteva essere fatale, l'infermeria del monastero era l'unico baluardo di speranza per i malati. L'infermeria non era solo un reparto per i malati, era un intero sistema fondato sui principi della cura dei monaci infermi e anziani. Secondo la regola di San Benedetto, scritta nel VI secolo, la cura dei malati era posta al di sopra di ogni altra obbedienza. I frati, i cui corpi erano logorati da anni di preghiera e duro lavoro fisico, trovavano qui riposo. Ma come avveniva esattamente la cura in un'epoca in cui la medicina era ancora strettamente intrecciata alla fede? Tutto ebbe inizio con un giardino monastico, noto come erbario. Non si trattava di un semplice orto, ma di una vera e propria farmacia all'aperto, progettata con cura. Qui, in aiuole ordinate, i monaci coltivavano salvia, menta, finocchio e ruta. Ogni pianta aveva una sua funzione, documentata in antichi manoscritti. Ma la cosa più sorprendente doveva ancora venire. I monasteri divennero i primi veri ospedali d'Europa. Accoglievano non solo i monaci, ma anche i viandanti, i poveri e chiunque cercasse guarigione. A questo punto tutto seguiva un programma preciso. Le erbe venivano raccolte durante specifiche fasi lunari e la preparazione delle pozioni era accompagnata dalla recitazione dei salmi. Il XII secolo e la figura di Hildegarda di Bingen occupano un posto speciale nella storia della medicina monastica. Questa donna straordinaria, badessa e studiosa, rappresentò una vera e propria svolta nelle scienze naturali. Nelle sue opere non solo descrisse le proprietà delle erbe, ma cercò anche di comprendere la connessione tra il corpo umano e il cosmo. Hildegarda credeva che la malattia fosse una perturbazione dell'armonia e che il compito del medico fosse quello di ristabilirla attraverso la natura. Il suo approccio, che univa l'osservazione delle piante a una profonda comprensione filosofica, era secoli avanti rispetto ai suoi tempi. Chi si celava dietro la decisione di affidare a una donna il diritto di insegnare medicina? Nel mondo medievale ciò era quasi impensabile, ma l'autorità di Hildegarda era tale che le sue opere venivano studiate persino nei monasteri più conservatori. Ma perché i monasteri divennero centri di scienza medica? La risposta è semplice. Solo lì si conservava il sapere dell'antichità. I monaci copiavano le opere di Galeno e Ippocrate adattandole alle condizioni locali. Non si limitavano a copiare i testi, li mettevano alla prova nella pratica. Le infermerie registravano l'evoluzione delle malattie e compilavano elenchi di dosaggi efficaci. Questo fu il primo tentativo di sistematizzare la conoscenza medica, ponendo le basi per le future cliniche universitarie. In quel momento, ogni aspetto della medicina monastica era permeato dall'idea di servizio. L'infermeria era un luogo dove la morte veniva accolta con dignità e la vita sostenuta fino all'ultimo respiro. Prendersi cura dei fratelli anziani era un sacro dovere, un promemoria del fatto che ogni persona, a prescindere dalla sua forza, fa parte di un unico insieme. Mentre il sole tramontava, tingendo d'oro le mura del giardino, i monaci erboristi continuavano il loro lavoro, macinando radici essiccate nei mortai.
Sapevano che domani uno dei fratelli avrebbe avuto bisogno di aiuto e loro dovevano essere pronti. Nessuno allora sapeva a cosa avrebbe portato tutto ciò, ma fu la pratica monastica a plasmare il volto della medicina europea per i successivi 500 anni. Dalle semplici infusioni del giardino ai complessi trattati di Hildegarda di Bingen, tutto questo faceva parte di un grande processo di accumulo di conoscenza. I monasteri dimostrarono che la compassione, supportata da un approccio scientifico, poteva operare miracoli. E oggi, quando entriamo in una farmacia moderna, raramente pensiamo che molte di queste ricette sono nate nella quiete dei giardini dei monasteri, dove i monaci del XII secolo cercavano la guarigione per i loro confratelli. La giornata volge al termine e le ombre nell'infermeria si allungano. Il lavoro è terminato, le pozioni sono disposte sugli scaffali e il ricco e rilassante aroma di erbe essiccate aleggia ancora nell'aria. I monaci dell'infermeria si preparano per la preghiera serale, lasciando i malati in pace e tranquillità. Hanno fatto tutto il possibile, affidando il resto alla volontà di Dio. La storia della medicina monastica è la storia di come la ragione umana, guidata dall'amore per il prossimo, sia riuscita a trasformare la dura realtà del Medioevo in uno spazio di cura e speranza. Le ore serali attendono ancora i monaci, ma questa giornata trascorsa a lavorare per la guarigione degli altri sarà per sempre ricordata come un esempio del più alto servizio umano. Il sole tramonta lentamente all'orizzonte e le ombre nel cortile del monastero si allungano e si fanno bizzarre. Sono quasi le 15. In questo momento, mentre il calore del giorno comincia a diminuire e il freddo della sera pervade l'aria, le campane dell'abbazia suonano. È la 9ª ora, o l'ora delle 9. Ma per i frati incaricati di accogliere gli ospiti, questo segnale non significa solo il ritorno al tempio, ma anche l'inizio di un servizio sociale fondamentale. Cosa si celava dietro le porte chiuse dell'ospizio del monastero, o hospitium, come veniva chiamato in latino? Nel mondo medievale, dove le strade erano pericolose e le locande rare e spesso insicure, il monastero divenne l'unico rifugio. Secondo il capitolo 53 della regola di San Benedetto da Norcia, scritta nel VI secolo, tutti gli ospiti che giungono al monastero devono essere accolti come Cristo stesso. Non si trattava solo di un nobile augurio, ma di una legge rigorosa che definiva lo stile di vita del monastero. Ma chi esattamente varcava la soglia dell'ospizio? Tra questi vi erano pellegrini in cerca di guarigione presso le sante reliquie, mendicanti che chiedevano un pezzo di pane e persino nobili viaggiatori bisognosi di un alloggio per la notte. A questo punto tutto sarebbe andato drasticamente storto se i monaci si fossero lasciati guidare unicamente dal proprio tornaconto. Ospitare visitatori richiedeva uno sforzo immane. Il cantiniere del monastero e un ospite appositamente incaricato avevano il compito di preparare i letti, accendere il fuoco nel camino e provvedere al cibo per i viaggiatori. In un'epoca in cui ogni risorsa contava, una tale generosità sembrava quasi una follia. Tuttavia, dietro questa decisione si celava una profonda saggezza politica e sociale. I monasteri fungevano da una sorta di servizio sociale del Medioevo. Assumevano funzioni che lo Stato non era ancora in grado o disposto a svolgere. Ma la cosa più sorprendente doveva ancora venire. Nell'ospizio ogni barriera sociale si annullava.
Cavalieri e contadini, ricchi mercanti e vagabondi si ritrovavano allo stesso tavolo, sotto lo stesso tetto. I monaci, compiendo il loro dovere, lavavano i piedi dei viaggiatori stanchi, imitando l'esempio di Cristo. Questo rito di umiltà ricordava a tutti che di fronte all'eternità ogni gloria terrena non è che polvere. In momenti come questi, il monastero diventava uno specchio della società, dove ognuno poteva trovare conforto, a prescindere dalle proprie origini. Nessuno sapeva ancora a cosa avrebbe portato tutto ciò, ma fu proprio questa apertura a rendere i monasteri centri di attrazione per tutta Europa. Notizie, voci e conoscenze fluivano attraverso gli ospizi. I viaggiatori portavano storie da terre lontane, raccontando gli sviluppi politici nei regni vicini e la vita nelle grandi città. I monaci, a loro volta, trasmettevano queste informazioni, diventando intermediari nello scambio di notizie. Così la carità divenne un potente strumento di influenza, trasformando i monasteri in punti nevralgici della civiltà medievale. Nel frattempo, il lavoro all'ospizio procedeva a pieno ritmo. I monaci distribuivano pane, vino e una semplice zuppa. Era importante non solo nutrire, ma anche mostrare premura. Il capitolo 53 della regola affermava esplicitamente: quando incontrano un ospite, l'abate e i frati devono uscire ad accoglierlo, esprimendo ogni sorta di amore. Ciò richiedeva grande pazienza da parte dei monaci, poiché tra gli ospiti c'erano persone con personalità ed esigenze diverse. Ma era proprio in questo servizio quotidiano che si rivelava l'essenza della vocazione monastica: vedere l'immagine di Dio in ogni persona. A poco il crepuscolo si fa più profondo e l'ospizio si riempie dei suoni di sommesse conversazioni e preghiere. Per i viaggiatori, questo luogo è salvezza dal freddo e dall'oscurità. Per i monaci è l'opportunità di adempiere al patto d'amore per il prossimo. Da questa interazione è nata la cultura dell'ospitalità, che ha costituito il fondamento dell'etica europea. I monasteri non solo sono sopravvissuti in condizioni difficili, ma hanno creato uno spazio in cui l'umanità era valutata più dell'oro. Quando calò la sera e gli ospiti si sistemarono sui loro materassi di paglia, i monaci tornarono nelle loro celle per continuare il loro cammino di preghiera. Questa giornata, iniziata nell'oscurità e scandita dal lavoro, dagli studi e dalla cura dei malati, si concluse nel silenzio dell'ospizio. I vespri erano ancora da venire, ma era già chiaro: il monastero non era una fortezza chiusa, bensì una porta aperta su un mondo che aveva disperatamente bisogno di luce, calore e compassione. E mentre il focolare ardeva nell'ospizio, la storia continuava a scrivere le sue pagine, basandosi sugli incrollabili principi di misericordia stabiliti fin dal VI secolo. Il sole tramonta lentamente all'orizzonte, tingendo le mura dell'abbazia di un profondo color ambra. Mentre la maggior parte dei monaci ha terminato le proprie preghiere, la vita nell'ala amministrativa del monastero sta entrando nella sua fase più intensa. Sono quasi le 16. Proprio ora, dietro le porte chiuse degli uffici e dei fienili, inizia il meticoloso lavoro di trasformazione del monastero nella più potente entità economica del Medioevo. Chi controllava realmente queste vaste proprietà e come ha fatto un luogo di culto a diventare il più grande attore feudale d'Europa? A questo punto, tutta l'attenzione si sposta sul cantiniere, il principale amministratore dell'abbazia.
egli detiene un potere paragonabile a quello di un barone laico. Davanti a lui, sul tavolo di quercia, giacciono pergamene contenenti inventari terrieri, elenchi di tributi ai contadini e cambiali. Un monastero nel XIII secolo era molto più di un semplice luogo di solitudine. Era una complessa struttura imprenditoriale. L'abbazia possedeva migliaia di ettari di terreno coltivabile, foreste, mulini e interi villaggi. Ma come riusciva a mantenere il controllo su risorse così ingenti, senza deviare dal suo percorso spirituale? La risposta risiede nel rigoroso sistema di gestione. Il monastero teneva la contabilità con una meticolosità che farebbe invidia ai contabili moderni. Ogni singola unità di produzione, che si trattasse di forme di formaggio, barili di birra del monastero, anfore di vino o balle della lana più pregiata, veniva registrata nei libri contabili delle entrate e delle uscite. Queste eccedenze non venivano semplicemente immagazzinate nei magazzini, ma diventavano merci per i mercati. La birra del monastero, prodotta secondo ricette uniche, era apprezzata per la sua purezza e qualità, e la lana proveniente dagli allevamenti cistercensi era considerata la migliore d'Inghilterra e di Francia. Ma cosa si celava dietro questa prosperità? Dietro ogni affare andato a buon fine si celava un sistema di riscossione di decime e tributi feudali. I contadini dipendenti che vivevano nelle terre monastiche erano obbligati a consegnare una parte del loro raccolto e a svolgere lavori forzati nei campi dell'abbazia. Questo rappresentava un pesante fardello per molti, ma il governo monastico si dimostrava spesso più prevedibile e stabile rispetto all'esercizio arbitrario del potere da parte dei cavalieri locali. Ciò nonostante, un tale potere economico diede inevitabilmente origine a conflitti. I signori locali, vedendo l'abbazia arricchirsi, iniziarono a contestare i confini dei loro possedimenti, a esigere tasse aggiuntive e persino a tentare di impadronirsi con la forza delle terre monastiche. Nessuno sapeva ancora a cosa avrebbe portato tutto ciò, ma le tensioni tra le autorità ecclesiastiche e secolari crebbero di anno in anno. Nel XIV secolo queste controversie sfociarono spesso in vere e proprie battaglie legali che si protrassero per decenni. Gli abati, forti di una solida conoscenza del diritto e del sostegno della curia papale, difendevano abilmente i propri diritti, sfruttando tutta la loro influenza politica. Corrispondevano con i re, cercando agevolazioni fiscali e privilegi che rendevano le corporazioni monastiche praticamente inviolabili. Ma la cosa più sorprendente doveva ancora venire. Fu proprio questa abilità economica a permettere ai monasteri di diventare centri di progresso tecnologico. Gli investimenti in opere idrauliche, la costruzione di complessi sistemi di macinazione e l'introduzione di nuovi metodi di rotazione delle colture furono tutti finanziati dalla vendita dei prodotti in eccedenza. Il monastero agì da investitore, creando posti di lavoro e stimolando il commercio in regioni che in precedenza erano rimaste remote. Analizzando questo periodo, gli storici concludono che l'economia monastica divenne il prototipo della moderna governance aziendale. Una chiara gerarchia, la divisione del lavoro, la pianificazione a lungo termine e la presenza di manager professionisti. Tutto ciò si affinò nella quiete degli uffici monastici ben prima dell'avvento del capitalismo. L'impatto di questi processi sulle strutture statali fu colossale. I monasteri fungevano di fatto da banche, compagnie assicurative e centri logistici, collegando territori disparati in una rete economica unificata.
Mentre gli ultimi raggi di sole scompaiono dietro i merli, il cantiniere arrotola le pergamene e spegne la candela. Una giornata iniziata con la preghiera si conclude con un bilancio che garantirà la sopravvivenza della comunità per molti mesi a venire. I monaci hanno dimostrato che per servire Dio nell'eternità bisogna saper gestire con maestria le cose terrene, trasformando il caos dell'economia medievale in un meccanismo ordinato e prospero. E mentre il silenzio della sera cala sul monastero, la storia continua il suo corso, ricordandoci che anche i più alti ideali spirituali richiedono solide fondamenta materiali per resistere al passare del tempo. Il sole inizia la sua lenta discesa, dipingendo il cielo di intense tonalità ocra e cremisi. Il cortile del monastero si fa insolitamente silenzioso. Gli attrezzi sono stati riposti e i monaci, fino a poco prima impegnati nei campi o nelle officine, si dirigono verso la chiesa principale. L'orologio segna quasi le 7. È l'ora dei vespri, il culmine della giornata liturgica, quando la musica diventa il principale strumento di comunicazione umana con Dio. Ma cosa si celava dietro questi suoni che per secoli hanno plasmato il tessuto stesso della cultura europea? In questo istante, tutto intorno sembra congelarsi, preparandosi ad accogliere il suono solenne. Nelle chiese medievali, l'acustica rivestiva un ruolo non meno importante delle proporzioni architettoniche. Nelle chiese romaniche, con le loro mura massicce e le volte semicircolari, il suono produceva un'eco lunga e risonante, creando un senso di eternità e immutabilità. Più tardi, con l'avvento dell'architettura gotica, le alte volte a sesto acuto permettevano al suono di librarsi verso l'alto, trasformando ogni accordo in un flusso etereo, quasi senza peso. Ma come impararono i monaci a controllare questo elemento acustico? La risposta risiede nel canto gregoriano, un canto monodico che è diventato il fondamento dell'intera tradizione musicale occidentale. Non si tratta semplicemente di una raccolta di melodie, ma di un sistema rigorosamente controllato, in cui ogni nota ha un proprio significato spirituale. Il canto gregoriano è privo di salti improvvisi e di fronzoli. Scorre fluido, come un ruscello di montagna, riflettendo lo stato interiore di un monaco in cerca di pace. Tuttavia, per lungo tempo, si è posto un serio problema. Come trasmettere questa musica alle generazioni future senza distorcerne l'essenza? All'epoca, nessuno immaginava le conseguenze di un'idea audace emersa nell'XI secolo. Fino ad allora, i cantanti avevano imparato migliaia di melodie esclusivamente a orecchio, il che inevitabilmente portava a errori e alla perdita del suono originale. Ed ecco che entra in scena Guido d'Arezzo, un uomo il cui nome è entrato per sempre nella storia della musica. Questo monaco benedettino italiano rivoluzionò il settore proponendo un sistema di notazione musicale basato sulle linee. Cosa lo spinse a prendere questa decisione? Guido si rese conto che senza una registrazione precisa del suono, la musica era destinata all'oblio. Introdusse un pentagramma a 4 linee che consentiva una determinazione precisa dell'altezza dei suoni. Inoltre, fu Guido a inventare i nomi delle note, prendendoli dal primo inno a San Giovanni Battista. Ogni riga di questo canto iniziava con un suono nuovo e le prime sillabe di queste parole, ut, re, mi, fa, sol, la, divennero la base della solmisazione moderna.
Ma la cosa più sorprendente doveva ancora venire. Grazie a questo sistema, un monaco poteva imparare una nuova melodia da una registrazione, anche se non l'aveva mai sentita prima. Era come l'invenzione della stampa, solo applicata al mondo del suono. In questo momento, la storia della musica fece un balzo colossale. La riforma di Guido d'Arezzo non solo preservò il canto gregoriano, ma gettò anche le basi per l'emergere della polifonia. I monasteri divennero veri e propri laboratori musicali, dove si affinava la maestria compositiva. I vespri divennero lo spazio stesso in cui questa musica prendeva forma, riempiendo le volte in pietra della chiesa con un'armonia che sembrava provenire direttamente dal cielo. Ma perché i vespri divennero così importanti per lo sviluppo di questa cultura? A differenza delle funzioni mattutine, la sera era un momento di riflessione, un momento di gratitudine per la giornata trascorsa. A quest'ora i monaci cantavano il Magnificat, un inno solenne che richiedeva un accompagnamento musicale particolare. Ogni monastero gareggiava nell'arte dell'esecuzione, sforzandosi di perfezionare il proprio canto. L'acustica delle chiese non faceva che accentuare questo effetto. La voce di un singolo solista, ripresa dal coro, riverberava sulle pareti di pietra, creando un paesaggio sonoro complesso che penetrava nell'anima dell'ascoltatore. L'impatto di questo processo sulla società europea fu enorme. La musica cessò di essere mero intrattenimento o una raccolta casuale di suoni. Divenne una scienza, un'arte e uno strumento di disciplina. Grazie alla tradizione monastica, l'alfabetizzazione musicale iniziò a diffondersi ben oltre le mura dei monasteri. Re e nobili invitavano cantanti formati secondo il metodo di Guido a impreziosire le loro corti, e le università includevano la musica tra le 7 arti liberali. Così, passo dopo passo, il canto gregoriano e la notazione musicale di Guido d'Arezzo hanno plasmato il linguaggio musicale parlato oggi in tutto il mondo. La funzione serale nel monastero era più di una semplice preghiera. Era un atto di creazione culturale che ha resistito per secoli. Mentre le ultime note del coro si affievolivano sotto le volte, dissolvendosi nel crepuscolo che si avvicinava, i monaci sapevano di aver fatto tutto il possibile affinché la luce della loro fede e armonia non si spegnesse. Il giorno volgeva al termine, ma la musica, nata nel silenzio delle mura del monastero, continuava a risuonare, promettendo che il domani avrebbe portato nuove scoperte e nuovi suoni che avrebbero deliziato l'umanità per molti secoli a venire. Il sole è finalmente tramontato dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di fredde tonalità cenerine. Nel monastero è giunto il momento in cui il trambusto delle faccende terrene cede il passo alla preparazione per l'eternità. L'orologio segna quasi le 19. È l'ora della compieta, l'ultima preghiera comunitaria che pone fine a una lunga giornata, iniziata nel cuore della notte. Ma cosa si cela dietro questa breve, quasi intima celebrazione, tenutasi nella penombra, con l'unica fonte di luce proveniente dalle candele tremolanti sull'altare? Per un monaco medievale, la compieta è più di una semplice conclusione formale della routine quotidiana. È un momento di profonda purificazione psicologica e spirituale. I confratelli si riuniscono in chiesa. Le loro lunghe ombre proiettano sagome allungate sulle fredde lastre di pietra. A quest'ora tutto sembra diverso. Le voci si fanno più sommesse, i movimenti più fluidi, e un presagio di pace imminente pervade l'aria. Una parte cruciale della celebrazione
è l'aspersione dell'acqua santa sui confratelli. L'abate o il sacerdote designato percorre le navate, compiendo questo antico rito. Ogni goccia d'acqua che cade sui loro capi chino simboleggia la purificazione dai peccati del giorno e la protezione dalle forze delle tenebre, che a quei tempi si credeva fossero particolarmente attive durante la notte. Ma perché questo rituale divenne così significativo per la disciplina monastica? In quel momento, ogni aspetto della vita di un monaco assumeva una connotazione simbolica. Il sonno in cui sarebbero presto caduti non veniva percepito come un riposo ordinario, ma come una morte in miniatura. I monaci si coricavano nei loro letti, confidando in Dio, consapevoli che ogni notte poteva essere l'ultima. Questa consapevolezza della fragilità dell'esistenza li spingeva ad affrontare ogni giorno con la massima responsabilità. A quel tempo nessuno sapeva quanto profondamente questa pratica avrebbe plasmato la coscienza di sé degli europei, abituando le persone a una costante riflessione interiore e all'autocontrollo. Subito dopo la preghiera inizia la fase più importante, il grande silenzio, o come veniva chiamato in latino, silentium. Da questo momento fino all'alba ogni conversazione è proibita nel monastero. Non si tratta semplicemente dell'assenza di rumore, è un silenzio profondo, quasi tangibile, che diventa uno spazio in cui il monaco può dedicarsi al lavoro interiore. Qualsiasi parola pronunciata senza assoluta necessità viene percepita come una violazione della sacra pace. Se qualcuno aveva bisogno di comunicare qualcosa di vitale, si ricorreva solo a gesti affinati nel corso di molti anni. Questo silenzio era uno strumento potente che eliminava ogni distrazione superflua, lasciando la persona sola con i propri pensieri e con Dio. Ma la cosa più sorprendente li attendeva quando ogni monaco, tornando alla propria cella, veniva lasciato solo nell'oscurità. In questo silenzio, privato della possibilità di parlare, nasceva una particolare forma di disciplina spirituale. La società medievale, rumorosa e caotica, trovò una sorta di metro, di ordine, nel grande silenzio monastico. L'influenza di questa pratica si estese ben oltre le mura dell'abbazia. Insegnò alle persone a dare valore alle parole, a soppesare ogni espressione e a comprendere che la vera saggezza nasce spesso proprio laddove la voce umana tace. A poco, il complesso monastico sprofonda in un silenzio assoluto, quasi assordante. Le ultime candele nelle celle si spengono. I monaci si sdraiano sui letti, con le braccia incrociate sul petto, come se stessero seppellendo i morti. Questo non era un segno di depressione o paura. Al contrario, era la più alta espressione di fiducia. Credevano che chiudendo gli occhi non svanissero nel nulla, ma passassero sotto la protezione di poteri superiori. Così la compieta medievale divenne un esercizio quotidiano per l'anima, una preparazione all'incontro con l'eternità. In questo momento, mentre il monastero piomba nel silenzio, comprendiamo che proprio questo silenzio costituiva il fondamento su cui si ergeva tutta la cultura medievale. Mentre il mondo esterno continuava con le sue infinite guerre, i suoi processi politici e le sue dispute commerciali, qui, nel silenzio, si preservava la continuità della conoscenza e degli ideali spirituali. I monaci, immersi nel sonno, erano fiduciosi che il domani avrebbe portato nuove prove, ma che le avrebbero affrontate con spirito rinnovato.
Il profondo silenzio della notte diventava lo spazio stesso in cui le persone imparavano a essere se stesse, libere da maschere e vanità. Una giornata iniziata nell'oscurità e trascorsa nel crogiolo del lavoro e della preghiera si concludeva in un mondo inaccessibile ai laici comuni. E mentre le stelle si muovevano lentamente nel cielo sopra le guglie dell'abbazia, la storia umana continuava il suo lento cammino, sostenuta da questa invisibile ma solida struttura dell'ordine monastico. Il grande silenzio non fu una fine, ma solo una pausa, prima di una nuova alba che, come migliaia di volte prima, avrebbe portato luce, speranza e una nuova opportunità di servizio. Così, nel silenzio e nell'umiltà, i monaci medievali trasformarono il tempo ordinario in eternità, lasciandoci in eredità l'importanza di sapere quando fermarsi, tacere e ascoltare la voce della propria anima. Sono quasi le 22. Gli ultimi echi della compieta si sono affievoliti e il grande silenzio è calato sul monastero. A quest'ora, quando il mondo finalmente sprofonda nell'abbraccio della notte, I monaci si dirigono verso il dormitorio, gli alloggi comuni, dove trascorreranno le ore rimanenti fino alla mezzanotte, il momento del risveglio. Cosa si celava dietro quelle porte chiuse, dove nessun occhio indiscreto poteva penetrare? Il dormitorio di un monastero medievale non era solo un luogo di riposo, ma uno spazio di totale controllo. A differenza della moderna concezione di una camera da letto come accogliente rifugio, qui regnava un ascetismo rigoroso. File di divani di legno o semplici materassi imbottiti di paglia fiancheggiavano le lunghe pareti di pietra. Nessuna separazione, nessun oggetto personale, nessun segreto. Tutto era disposto in modo che ogni confratello fosse pienamente visibile ai suoi compagni. Ma perché tale apertura era considerata la chiave della purezza spirituale? La risposta risiede nella paura della tentazione. La coscienza medievale era permeata dalla convinzione che la notte fosse un momento in cui forze oscure erano attive, cercando di sviare i monaci. Il sonno era considerato uno stato di vulnerabilità, in cui la mente allentava la sua vigilanza e l'immaginazione poteva soccombere a pensieri peccaminosi. Per prevenire qualsiasi manifestazione di sogni impuri, la regola di San Benedetto prescriveva di dormire completamente vestiti. Un monaco doveva essere pronto in qualsiasi momento ad alzarsi e andare in preghiera, senza perdere tempo con le vesti. Era una sorta di campo militare spirituale, dove la disciplina non conosceva pause, nemmeno durante il sonno. In quel momento tutto poteva sembrare incredibilmente semplice, ma la cosa più sorprendente doveva ancora accadere. Al centro del dormitorio, su una piattaforma rialzata o su un apposito supporto, una lampada ardeva tutta la notte. Non si spegneva mai. Questa costante fonte di luce era più di un semplice mezzo di illuminazione, ma un simbolo dell'incessante vigilanza dell'anima. I monaci credevano che il peccato trovasse rifugio nell'oscurità, quindi la luce doveva scacciare tutte le ombre, sia fisiche che metafisiche. Ma chi si assicurava che questa luce non si spegnesse e che i monaci non disturbassero la pace? A questo punto entrava in scena il circolatore, il monaco sorvegliante, il cui ruolo era uno dei più responsabili e ingrati del monastero. Il suo nome deriva dal latino e significa camminatore. Il circolatore si muoveva silenziosamente per il dormitorio, come un'ombra, tenendo in mano una lanterna accesa.
Il suo compito era quello di accertarsi che tutti i confratelli fossero presenti, che nessuno disturbasse il silenzio, si abbandonasse a chiacchiere inutili o peggio, a vizi segreti. La sua presenza era un costante promemoria del fatto che, persino nel sonno profondo, un monaco rimaneva sotto sorveglianza, prima del suo maestro terreno e poi del Signore stesso. Nessuno sapeva ancora a cosa avrebbe portato tutto ciò a lungo termine, ma fu proprio questo sistema di sorveglianza a plasmare la peculiare psicologia dell'uomo medievale. Il controllo costante, l'assenza di privacy e una rigida routine quotidiana crearono un individuo totalmente integrato nel collettivo. L'individualità fu sacrificata per il bene comune e il sé personale si dissolse nel ritmo quasi religioso della comunità. Si trattava di un esperimento per creare una comunità ideale, in cui ogni persona era un ingranaggio nel vasto meccanismo della salvezza dell'anima. Ma cosa succedeva se il sorvegliante notava una violazione? Qualsiasi tentativo di solitudine o di eccessivo affetto per un altro confratello veniva severamente represso. Il dormitorio era un luogo in cui persino il respiro di un vicino diventava oggetto di analisi disciplinare. I monaci si abituarono all'idea che le loro vite fossero un libro aperto, letto da tutti. Questa esperienza di vita comunitaria, in cui il sonno era solo una breve pausa dal servizio, ebbe un'influenza enorme sullo sviluppo delle istituzioni europee. In seguito, i principi della disciplina monastica, della sorveglianza e della rigida gestione del tempo avrebbero costituito la base per l'organizzazione di caserme, ospedali e persino delle prime fabbriche. Quando il circolatore terminò il suo giro e la luce della lampada proiettò lunghe e suggestive ombre sulla volta del soffitto, un silenzio assoluto calò sul dormitorio. I monaci si abbandonarono a un sonno breve e agitato, sapendo che di lì a poche ore la campana li avrebbe richiamati al risveglio. In quel sonno non c'era spazio per il conforto, ma c'era spazio per un profondo senso di appartenenza a qualcosa di più grande di loro stessi. La storia del dormitorio è la storia di come l'umanità abbia imparato a dominare la propria natura, subordinando i bisogni biologici a dogmi rigorosi. E mentre questa singola lampada ardeva all'interno del monastero, vegliando sulla pace dei monaci addormentati, al di là delle mura, le epoche si susseguivano, i regni crollavano e nuove idee nascevano. Ma tra queste mura di pietra il tempo si fermava, obbedendo a un ritmo stabilito nel VI secolo. E sebbene oggi guardiamo con smarrimento a queste sale vuote e fredde, è innegabile. Fu qui, nel silenzio notturno del dormitorio, che si forgiò il carattere di una civiltà che non temeva né l'oscurità né la solitudine, né la rigida disciplina nel perseguimento di uno scopo superiore. Il giorno era finito, ma la notte era ancora da venire. Un momento in cui i monaci, anche nel sonno, continuavano il loro servizio invisibile, in attesa dell'alba che inevitabilmente sarebbe arrivata. Le 24 ore della vita monastica sono giunte al termine, ma l'eredità di questo ciclo quotidiano si estende ben oltre le mura di pietra del monastero. Abbiamo visto come ogni momento, dalla preghiera di mezzanotte al riposo serale, fosse soggetto a una rigida disciplina. Ma vi siete mai chiesti perché i monasteri siano diventati la culla del tempo stesso su cui si basa la vita del mondo intero oggi? Cosa si celava dietro l'insistenza dei monaci nel misurare ogni respiro e ogni movimento? Tutto ebbe inizio per necessità.
Nel VI secolo, San Benedetto da Norcia pose le basi con la sua regola, esigendo dai confratelli una precisione assoluta. I monaci erano tenuti a riunirsi in chiesa a orari ben precisi. In assenza di strumenti, si orientavano con le stelle o con la lunghezza delle letture dei salmi. Tuttavia, questo non bastava. L'esigenza di sincronizzare la vita comunitaria spinse i monasteri a perfezionare gli orologi ad acqua già tra il IX e il X secolo, e poi i primi meccanismi rudimentali. Nessuno allora sapeva a cosa avrebbe portato tutto ciò, ma fu il campanile del monastero a diventare il primo quadrante di orologio pubblico d'Europa. I monaci furono i primi a insegnare all'umanità che il tempo non è un flusso infinito, ma una risorsa preziosa da distribuire con precisione matematica. Ma il più sorprendente doveva ancora venire. Il desiderio di subordinare la vita al ritmo della preghiera diede vita a una vera e propria rivoluzione tecnologica. Gli artigiani monastici, nel tentativo di migliorare il sistema di suono delle campane, iniziarono a sperimentare con ingranaggi, contrappesi e scappamenti. Tra il XIII e il XIV secolo, questi sviluppi si diffusero oltre le abbazie. I primi orologi meccanici sulle torri cittadine erano diretti discendenti dei dispositivi che un tempo svegliavano i monaci per le funzioni notturne. Così, l'era industriale moderna, con i suoi orari, le sue scadenze e i suoi programmi, nacque dalla quiete della cella monastica. I monaci insegnarono all'Europa il valore del tempo, trasformandolo da concetto astratto in strumento per gestire la realtà. A questo punto, le cose precipitarono per coloro che consideravano i monasteri semplici luoghi di solitudine. Insieme all'invenzione dell'orologio, i monasteri divennero gli unici rifugi dell'alfabetizzazione, in un'epoca in cui persino i re spesso non sapevano leggere. Chi era veramente responsabile della conservazione di questo antico patrimonio? Erano gli scribi anonimi che negli scriptoria, alla debole luce delle candele, copiavano le opere di Aristotele, Cicerone e Platone. Non si limitavano a preservare i libri, ma gettavano le basi per una futura esplosione intellettuale. Senza questo lavoro meticoloso, che continuò per molti secoli, la nascita delle prime università a Bologna, Parigi e Oxford nel XII e XIII secolo sarebbe stata semplicemente impossibile. Le scuole monastiche, originariamente create per educare i novizi, aprirono gradualmente le loro porte a chiunque. Fu lì che nacque la scolastica, un metodo di pensiero critico che insegnava ad analizzare i testi, confrontare le argomentazioni e ricercare la verità attraverso la logica. Questo fu il primo passo verso il metodo scientifico. I monaci crearono una struttura in cui la conoscenza veniva trasmessa da insegnante ad allievo, plasmando un ambiente accademico che divenne il prototipo dell'università moderna. Trasformarono la fede in conoscenza e la preghiera in ricerca intellettuale. In sintesi, l'eredità dei monasteri è molto più di semplice architettura o antichi manoscritti. È il tessuto stesso della coscienza europea. Viviamo ancora in un mondo plasmato nella quiete dei cortili monastici. Misuriamo le nostre vite con orologi che affondano le loro radici nelle campane dei monasteri e costruiamo la nostra conoscenza sulle fondamenta poste negli scriptoria medievali. Quest'oasi di civiltà, nata in un'epoca di tenebre, non solo è riuscita a sopravvivere, ma è diventata la luce che ha illuminato il cammino di tutta l'umanità. E oggi, quando osserviamo le rovine di antiche abbazie, non vediamo solo pietre,
ma la testimonianza di come la disciplina, il lavoro e l'instancabile ricerca della verità possano cambiare il volto del mondo intero. La storia dei monasteri è la storia della nostra formazione e continua a vivere in ognuno di noi, a ricordarci che anche nei momenti più bui l'uomo è capace di costruire il futuro.